Can Yaman e Demet Özdemir fanno tremare Hollywood. Tutto si è infiammato dopo una confessione inaspettata di Bradley Cooper. Benvenuti sul mio canale YouTube, Stelle Turche Rivelate. Prima di tuffarci nel racconto, se vi piacciono queste storie di retroscena e scintille tra star, iscrivetevi e sosteneteci. Il vostro supporto ci permette di portarvi ogni giorno notizie fresche e indiscrezioni sussurrate tra set e tappeti rossi. Nel mondo del gossip basta una frase, un momento, e l'ordine si capovolge. All'improvviso la Turchia parla, e il mondo ascolta. Oggi vi racconto proprio uno di quei casi. Un attore da Oscar, Bradley Cooper, è apparso in un programma e, con poche parole misurate ma potentissime, ha riportato al centro dell'attenzione una serie turca di qualche anno fa, e soprattutto la coppia che l'ha resa iconica. Erken Çikus, Early Bird. Can Yaman e Demet Özdemir sono tornati a occupare le prime pagine, e non per nostalgia. Stavolta a riaccendere il fuoco è stata una rivelazione che ha fatto vibrare Hollywood e i social. Cooper, con un sorriso a metà tra l'imbarazzo e l'orgoglio filiale, ha raccontato che sua madre ha visto ben 4 volte la serie con Can Yaman e Demet Özdemir. Ma il detonatore definitivo è stato altro. Davanti al pubblico, ha riportato quello che lei ripete sempre su quell'attore turco, definendolo il migliore al mondo. Un complimento enorme che, come è ovvio, è stato letto come un omaggio diretto a Can Yaman. E non si è fermato lì, la serie è davvero valida, e l'attrice è molto brava, ha aggiunto con naturalezza, alludendo a Demet Özdemir. Bastano pochi secondi di televisione e il web impazzisce. Così nasce un'onda che si muove più veloce dei comunicati ufficiali. Quanto c'è di semplice ammirazione e quanto di un progetto che bolle sotto la superficie. Oggi mettiamo ordine. Il contesto di quella confessione, perché Erken Çikus è riemersa dopo anni, cosa ha fatto scattare l'attenzione di Can Yaman, come interpretare le parole di Demet Özdemir al suo rientro da Budapest, e quali voci si rincorrono nei corridoi del mondo dello spettacolo. Se siete pronti, accompagnatemi in questo racconto che parte dai salotti di Hollywood e arriva fin dentro i caffè di Istanbul. A volte le parole giuste pronunciate da chi ha un megafono globale bastano a cambiare l'aria di un'intera industria. Bradley Cooper, che tutti ricordiamo per The Hangover, che ci ha spezzato il cuore con A Star is Born e ci ha trascinati nella tensione di American Sniper, ha svelato di seguire da vicino le scelte televisive di sua madre. Mia madre adora le serie turche, ha detto sorridendo. Erken Çikus l'ha vista 4 volte. Un numero che racconta non un semplice passatempo, ma un vero legame affettivo con quei personaggi, con quell'alchimia. Poi, la frase che ha fatto tremare i trend topic, dice sempre che l'attore di quella serie è il migliore al mondo. Non serve un interprete per capire a chi si riferisse. E infine quel cenno a Demet Özdemir, la serie è fatta bene, e l'attrice è davvero in gamba. Tra chi ha visto un complimento alla professionalità e chi ci ha letto un invito implicito a guardare oltre i confini, la discussione è esplosa. Che cosa ha fatto Can Yaman? Il nome che da tempo ha superato i confini della Turchia, popolarissimo in Italia e amatissimo in Europa, non è rimasto indifferente. Secondo chi gli sta vicino, Can avrebbe accolto la notizia con una sorpresa divertita e un orgoglio discreto. Fa piacere sentirlo dire da uno come lui, avrebbe confidato in privato. E c'è chi assicura che l'argomento abbia acceso conversazioni fitte tra amici e collaboratori, con una domanda che ritorna come un ritornello. Quando un riconoscimento del genere arriva da Hollywood, è davvero solo un apprezzamento casuale? O dietro la tenda si intravede qualcosa di più grande, magari un copione in inglese, un provino silenzioso, una proposta che matura nel tempo? Se per Can si parla di traiettorie internazionali, attorno a Demet Özdemir si avverte una quiete carica di significati, la calma prima di qualcosa. Da mesi la sua carriera brilla in modo costante. Con Esref Rüya ha convinto critica e pubblico, e i suoi spostamenti, interviste, fughe brevi, ritorni veloci sono diventati materia di cronaca. L'essere stata accostata al nome di Bradley Cooper ha alimentato giorni di discussioni. Si apre a Hollywood, quel commento era per lei? Demet, raccontano, avrebbe ridimensionato con eleganza. È un complimento dolcissimo, ma non montiamo troppo. Una frase sobria che non spegne nulla, anzi, costruisce una percezione internazionale più solida, come una finestra che si apre senza fare rumore e lascia entrare una luce diversa. La verità è che l'eco di Erken Çikus non si è mai davvero spenta.
Durante la sua messa in onda non ha conquistato solo la Turchia, ma anche l'America Latina, l'Italia, la Spagna. Il tempo è passato, eppure quelle puntate continuano a essere riguardate, amate, condivise. La ragione? Un intreccio di fattori, la vitalità dei personaggi, la chimica tra Can Yaman e Demet Özdemir, il calore della narrazione. La madre di Bradley Cooper, che rivede la serie 4 volte, è la prova di un incantesimo che supera i sottotitoli, un'abitudine che si trasforma in legame, quasi in rituale domestico. Mentre le voci rimbalzano da Los Angeles a Istanbul, ecco che Demet torna al centro dell'obiettivo al suo rientro da Budapest. All'aeroporto di Istanbul la fermano, lei si ferma, non si nega. Risponde con la sua consueta franchezza. A una domanda rapida, buttali una frase semplice che però scatena un vespaio. Vado a vedere i miei piccoli. Bastano 5 parole per dividere i social. C'è chi le legge come un tenero riferimento ai figli di amici, chi lancia l'ipotesi audace. Pronta a diventare madre? Demet chiarisce. A Budapest ha amici, e quei piccoli sono i bambini di persone care. Una sosta breve, un saluto affettuoso, niente più. Eppure anche in questa normalità si riflette una scelta di stile, tenere la vita privata essenziale, senza fuochi artificiali, proteggendo ciò che conta davvero. Le feste? Anche lì, un messaggio in filigrana. Capodanno l'ho passato a casa con gli amici. È anche nevicato? Bellissimo, racconta Demet, dipingendo un inizio d'anno intimo e quieto. Un racconto che rispecchia la sua recente postura, meno feste traboccanti, più spazio a sé, più controllo. Secondo osservatori attenti, questa quiete nasconde progetti importanti. Forse una nuova fase di carriera sta prendendo forma, e per costruirla serve concentrazione, serve silenzio, serve scegliere cosa mostrare e cosa no. Intanto le parole di Bradley Cooper sollevano un quesito più grande. Le serie turche sono entrate ufficialmente nel radar di Hollywood? Negli ultimi anni il mondo ha guardato verso Istanbul con curiosità, e le piattaforme digitali, Netflix in testa, hanno portato i titoli turchi in salotto ovunque. Can Yaman e Demet Özdemir sono diventati volti simbolo di questo fenomeno. Il loro successo all'estero, le fan community in più lingue, i passaggi televisivi in paesi lontani, tutto disegna una mappa nuova. Che la madre di una star americana segua Erken Çikus non è che la punta visibile dell'iceberg. Chi altri, dietro le quinte, sta guardando e prendendo appunti? Il vortice del gossip, si sa, non si ferma. Oggi è Bradley Cooper, domani toccherà un altro nome di peso. Ma una costante rimane. Can Yaman e Demet Özdemir continuano a far parlare di sé, insieme e singolarmente. L'impronta di Erken Çikus resiste, il fascino di quella storia non scolorisce, e i complimenti non smettono di arrivare. Forse ciò che colpisce di più è proprio questo. Un racconto capace di superare il suo tempo e 2 interpreti che, anche a distanza di anni, tengono acceso l'interesse globale. E allora le domande si moltiplicano. Le parole di Bradley Cooper sono soltanto lo specchio dei gusti televisivi di sua madre, o sono il primo segnale di una curiosità hollywoodiana più ampia verso attori turchi? Il silenzio pubblico di Can Yaman è una mossa studiata, una pausa strategica in attesa della prossima mossa? Le parole di Demet "vado a vedere i miei piccoli" sono davvero solo tenerezza quotidiana, o il modo in cui una donna protegge qualcosa di prezioso mentre costruisce piani più grandi? Ricostruiamo il quadro da dietro le quinte. Dicono che Can abbia ricevuto chiamate e messaggi dall'estero dopo la messa in onda di quelle dichiarazioni, non promesse formali ma contatti che contano, curiosità, interesse, inviti a parlare. Niente annunci, ma segnali. Dicono anche che, nel suo entourage, qualcuno abbia commentato: quando un endorsement arriva da là, non è mai per caso. Una frase che lascia sospeso il respiro. La traiettoria di Can, con la sua popolarità consolidata in Italia e la familiarità con set internazionali, rende credibile ogni ipotesi. La differenza, stavolta, potrebbe essere nella maturità del percorso. Un passo non per effetto di un'onda, ma per creare un'onda nuova. Dal lato di Demet, il ritorno da Budapest e i giorni passati in casa a inizio anno non significano inattività. Chi la conosce parla di letture fitte di copioni, di incontri riservati, di decisioni calibrate. C'è chi scommette su un progetto internazionale in cui il suo volto e la sua misura recitativa possano brillare in chiave diversa, senza rinnegare il calore con cui il pubblico l'ha conosciuta. Il fatto che Cooper l'abbia definita molto brava alimenta l'idea giusta.
Una professionalità riconosciuta, una qualità che attraversa lingue e mercati. Tutto questo non cancella, anzi valorizza, la memoria affettiva di Erkenci Kuss. Quella serie ha tenuto insieme leggerezza e sentimento, ironia e romanticismo, e soprattutto ha messo in scena un'intesa che gli spettatori hanno sentito vera. Can Yaman, con il suo carisma magnetico, e Demet Özdemir, con la sua spontaneità luminosa, hanno trasformato un set in un fenomeno. Che quella magia arrivi fino alla madre di Bradley Cooper e la convinca a rivedere le stesse puntate 4 volte è la prova che certe storie non hanno passaporto. Entrano in casa, diventano parte della routine, guariscono giornate storte, accompagnano il tè del pomeriggio. E poi c'è il gioco inevitabile delle ipotesi. Una versione internazionale, un remake, un crossover. Se domani qualcuno proponesse una nuova lettura di quella trama, avrebbe lo stesso impatto? Domande che incendiano i forum e i commenti sotto i video, mentre i due protagonisti, Can e Demet, continuano, con discrezione, a scrivere la propria strada, ciascuno senza smarrire il filo che li unisce nell'immaginario collettivo. Perché loro due, insieme, sono diventati un linguaggio, un codice che i fan riconoscono a colpo d'occhio. E così torniamo al punto di partenza. Poche parole in un talk show americano, un ricordo affettuoso di una madre. Un apprezzamento sincero che attraversa l'Atlantico e riaccende una storia. Hollywood osserva, la Turchia risponde, l'Europa commenta, e in mezzo ci sono Can Yaman e Demet Özdemir, con le loro scelte attente e gli occhi puntati sul futuro. Forse la vera novità è questa. Abbiamo smesso di chiederci se gli attori turchi piacciano fuori dai confini, e abbiamo iniziato a domandarci come quella passione si tradurrà in progetti concreti. E voi? Pensate che le parole di Bradley Cooper siano un semplice omaggio o l'inizio di una nuova stagione per Can e Demet? Il riserbo di Can è tattica o carattere? La delicatezza di Demet nel parlare dei piccoli è solo quotidianità o un indizio di una svolta personale? Vi piacerebbe vedere Can Yaman varcare in grande stile i set americani? E Demet Özdemir, la immaginate in un progetto internazionale capace di valorizzarne misura e carisma? Se un domani arrivasse un remake di Erkenci Kuss, vi farebbe battere il cuore come la prima volta? Diteci tutto nei commenti, mettete like se questa storia vi ha appassionato e non dimenticate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate, attivando la campanella. Qui continuiamo a seguire ciò che si mormora nei corridoi degli studi, i passi silenziosi che preparano i colpi di scena, e quei dettagli che raramente filtrano nella luce pubblica. Ci ritroviamo nel prossimo video con nuove rivelazioni dal mondo patinato delle star. Per ora chiudiamo qui, ma restate connessi. Quando Hollywood sussurra un nome, a Istanbul lo si sente forte e chiaro. E la storia, lo sapete, non finisce mai.